Buongiorno a tutti dal training camp del Team Italy HFT. Io sono Al e come sempre vi accompagno all'interno del training camp mostrandovi tutto ciò che è l'attività che il Team Italy fa all'interno del training camp, tutto ciò che ovviamente è legato all'attività, alla disciplina del tiro dell'Hunterfield Target. Questa mattina, altra stupenda giornata primaverile, vi faccio vedere la temperatura di oggi. Sono le 9:30 e ci sono già 23 gradi, quindi anche oggi la giornata promette bene. Il cielo è limpido e pulito, zero nuvole, zero vento. Ora vi mostro. In fronte gli alberi sono immobili, quindi zero vento, e ci accompagnano sempre, ci tengono compagnia i canti dei vari volatili che circondano quest'area. Dunque, questa mattina volevo completare la spiegazione del grafico delle distanze, quindi ne approfitto anche per ridefinire il mio grafico delle distanze, di modo da poter spiegare un po' a tutti come funziona, in modo anche da poter rispondere alle curiosità dei nostri follower che ci pongono tantissime domande sulla nostra mail teamitalyhft@gmail.com che appare qui sopra. Prima di iniziare, come sempre, volevo andare a rispondere ad alcune curiosità che i nostri follower ci hanno posto attraverso la nostra mail. Eccoci qui. Allora, prima curiosità della giornata, prima domanda che ci è stata posta da uno dei nostri follower: quali accessori utilizziamo per la pratica dell'Hunterfield Target? Allora, per quanto riguarda l'utilizzo degli accessori c'è da fare una piccola precisazione. Ci sono accessori che è consentito utilizzare e accessori che non è consentito utilizzare nella pratica dell'Hunterfield Target. In questo caso bisogna fare riferimento al regolamento internazionale del World Hunterfield Target Association o United Key Association Hunterfield Target, il cui link appare qui sopra, come vedete. Quindi tutto ciò che utilizziamo noi del Team Italy HFT, tutto ciò che io utilizzo, sono tutti accessori che il cui utilizzo è consentito dal regolamento internazionale che noi utilizziamo. Partiamo dalle cose più semplici. Guanto da tiro. Il guanto da tiro è molto utile nella pratica del tiro, a prescindere, soprattutto quando si spara in posizioni differenti da quelle che sono in appoggio, perché agevola molto il tiratore, soprattutto quando si tratta di dover sostenere la carabina. Considerate che questo guanto da tiro, come potete vedere, ha delle superfici antiscivolo sia sul dorso che sul palmo. Quando ci troviamo a sparare in posizione prona, impugnare la carabina con la superficie antiscivolo ci avvantaggia molto. Poter appoggiare la carabina sul dorso quando spariamo sempre in posizione prona ci avvantaggia, ci aiuta molto, perché questa superficie antiscivolo fa sì che la carabina non scivoli. Quando spariamo in ginocchio, quando spariamo in piedi in una posizione sostenuta, cioè con appoggio, quando dobbiamo agganciare la carabina, appoggiare la carabina, avere la superficie antiscivolo è sempre un grande aiuto per il tiratore, soprattutto quando ci si trova a dover tirare in condizioni meteorologiche avverse, ad esempio sotto la pioggia. Mi è capitato di fare una gara sotto la pioggia battente senza il guanto e ho avuto molte difficoltà, soprattutto nella posizione in piedi, quando andavo a tenere la carabina in questo modo, perché sotto la pioggia, a seconda della posizione, la carabina scivolava, così come quando si tiene semplicemente il corrimano sotto la pioggia scivola. Quindi il guanto aiuta molto. Inoltre lo spessore del guanto è molto utile anche quando si appoggia la carabina sul dorso della mano
perché essendo una carabina molto pesante, qui parliamo di una carabina che supera i 4 kg, avere un ferro, qualcosa di metallo pesante che va a sbattere, che si poggia sempre sulla mano, può causare degli ematomi o comunque dolore. In questo caso il guanto ci tutela, ci protegge anche da questo tipo di evenienza. Quindi guanto da tiro, ovviamente non tutti lo usano, ma la stragrande maggioranza dei tiratori usufruisce di questo supporto che aiuta molto nel tiro. Poi altro accessorio che io utilizzo, che è consentito dal regolamento, è la bretella di trasporto della carabina. Vi dico anche perché utilizzo gli accessori, oltre che farveli vedere, perché li utilizzo io. Ovviamente parliamo di considerazioni personali. Io utilizzo la bretella di trasporto perché dal mio punto di vista è molto più comodo trasportare la carabina con la bretella in spalla, col vivo di volata rivolto verso il basso come da regolamento, piuttosto che portarla all'interno di una borsa. Perché? Perché avere la borsa al seguito vuol dire avere altro peso in più, vuol dire avere un'altra cosa, un oggetto da dover gestire quando ci si muove all'interno del campo. Considerate che i campi di hunter-field target molto spesso si snodano per chilometri all'interno di boschi, pineti o campi aperti, e soprattutto a seconda delle condizioni meteorologiche la borsa diventa poco comoda. Ad esempio, se sta piovendo, ogni volta che dobbiamo estrarre la carabina dalla borsa, dobbiamo metterla dentro, dobbiamo aprirla, quindi la pioggia, l'acqua bagna anche all'interno della carabina, la carabina si trova sempre in mezzo all'acqua, in mezzo all'umidità. Invece senza la borsa io mi muovo meglio, senza un oggetto in più che mi darebbe sicuramente molto più impiccio. Quindi bretella di trasporto, che io in questo caso aggancio alla mia carabina tramite un gancio, apposito gancio per la bretella, che viene attaccato qui in questa piccola vite. Invece l'altra parte viene attaccata tramite questa piccola cinghia bretella sulla paletta del poggiamano. Cosa molto importante, secondo il regolamento, la bretella, secondo il regolamento del War Hunter Field Target Association, la bretella si può utilizzare, la bretella di trasporto o cinghia di trasporto, ma non si può utilizzare per agevolare il tiro. In questo caso non possiamo avvolgere la mano quando stiamo tirando in piedi per tenere la carabina in tensione, non possiamo fare spessore con la bretella quando spariamo ed utilizzarla come appoggio sotto la mano o sopra la mano, ma dobbiamo utilizzare la bretella o la cinghia di trasporto solo e esclusivamente per trasportare la carabina. Quindi altro accessorio utile nell'Hunter Field Target. Poi parliamo di trasporto del pellet. Per quanto riguarda il portarsi dietro il pellet nel campo di allenamento, nel campo di gara, ci sono vari accessori che consentono di trasportarlo, accessori specifici o adattati. Un qualsiasi piccolo contenitore con cerniera, con velcro, con un bottone di pressione che possa contenere un certo numero di pellet e soprattutto che lo tuteli di modo che non si rovini, che non si schiacci, può essere utile. Quindi in questo caso si può dare libero sfogo alla fantasia. Io, come tanti altri tiratori del team Hunter Field Target, utilizziamo questo oggetto specifico che si chiama pellet patch o pellet pusher. È una semplice gibernetta di cuoio rigido che contiene all'interno il pellet. Questo cuoio è lucidato, quindi anche se si bagna non subisce variazioni. Insomma, comunque essendo cuoio bisogna sempre trattarlo un attimino con i prodotti specifici, ma è abbastanza resistente, abbastanza solido e contiene parecchio pellet. Considerate che contiene più di una scatolina di pellet. In questo caso i pellet che utilizzo io, le scatoline sono da 500 pezzi. Questo come si porta? Viene attaccato a un filo e si porta nuovamente al collo. La praticità di questo oggetto sta nel poterlo sganciare comodamente in ogni circostanza, quindi in ogni posizione di tiro, perché è fornito di un gancio moschettone che ci consente di sganciarlo dal collo e appoggiarlo ogni qualvolta dobbiamo adottare una particolare posizione. Quindi pellet patch. Altri accessori che in questo caso non sono parti che non riguardano l'arma, ma andiamo un pochino più nello specifico. In questo caso gli accessori che possono essere agganciati alla carabina per il sostegno al tiro. Di questi accessori non ve ne ho parlato in un precedente video quando vi ho mostrato la mia carabina, la mia ottica,
Ve ne parlo appunto adesso. Primo accessorio è l'hamster o poggiamano, il nome tecnico è hamster. Questo accessorio, questa piastra, ci agevola il tiratore in tutte le posizioni del tiro, soprattutto nella posizione in piedi, perché alza la quota del corrimano e consente al tiratore che adotta una determinata posizione in piedi, in questo caso la posizione che deriva dal C10 olimpico, di poter accorciare la quota e quindi non dover rimanere troppo sotto, alzare troppo il braccio per tenere la carabina in puntamento, e soprattutto appoggiandoci al fianco consente di tenere la carabina in orizzontale. Insomma, è uno spessore in più che ci agevola tantissimo nel tiro, che aiuta il tiratore nel tiro. Questo può avere varie forme, può essere fatto di vari materiali. Questo nello specifico è l'hamster originale Air Arms, che è stato creato specificatamente per questa carabina. Quindi hamster o poggiamano. Per quanto riguarda il regolamento internazionale, anche l'utilizzo di questo accessorio è regolamentato. Nello specifico, questo accessorio non deve andare oltre l'impugnatura e soprattutto non deve superare i 15 cm misurati dalla base dell'hamster sino al centro della canna. Se supera 15 cm in questa distanza non è regolare. Considerate che durante le gare, prima dell'ingresso nel circuito di gara, in zero range, dopo le prove velocitarie, i marshal o i giudici di gara possono misurare questa distanza e verificare se corrisponde a quella del regolamento. Altro accessorio che che è molto utile, che normalmente viene utilizzato dalla stragrande maggioranza dei tiratori di Hunter Target, è un poggiaspalla specifico che è diverso da quello standard, che è fatto normalmente, che è dritto oppure leggermente incurvato ed è fatto a paletta. Questo qui in particolare è un Brian Sanson, produzione inglese, è fatto di polimero, niente di particolare, ed è regolabile. Si può regolare sia in brandeggio, come vedete il mio è inclinato dalla parte sinistra, che in verticale. Può scorrere, ovviamente sempre svitando queste viti di regolazione, e poi si possono regolare anche questi metameri 1 e 2. A che serve la regolazione di questi metameri? Può servire al tiratore per avere un supporto in più, un aiuto in più durante il tiro, sempre e soprattutto nel tiro in piedi, perché il metamero in basso, questa parte in basso, può rimanere incastrata sotto l'ascella e quindi a dare un riferimento sia di appoggio che per la tecnica del tiro al tiratore. La parte sopra può andare a appoggiarsi sulla spalla e dare sempre un riferimento per tenere la carabina il più stabile possibile. Anche di questi in commercio ne esistono molteplici, ci sono quelli originari Air Arms e ci sono quelli aftermarket. Questo è un Brian Sanson, potete vedere il link qui sopra di riferimento per chi fosse interessato a curiosare, a vedere come è fatto. Altri accessori che vengono normalmente utilizzati, che possono essere utili per migliorare le condizioni del tiro, possono essere ad esempio l'air stripper, questa specie di tubicino qui, questa specie di cilindro. L'air stripper, questo è originale, viene fornito con la carabina. Il lavoro dell'air stripper normalmente è quello di ridurre il tono gassoso, l'aria all'uscita da vivo di volata, abbatterlo per far sì che il pellet uscendo non incontri ulteriori resistenze o turbolenze e quindi sia più preciso. Questo più o meno è la funzione dell'air stripper. Questo, ripeto, è l'originale Air Arms, in commercio ce ne sono tantissimi, varie forme, vari colori, vari materiali, ed questo è ovviamente consentito dal regolamento. Altri accessori sempre utili possono essere ad esempio i coprilenti, i coperchi flip up si chiamano in gergo tecnico per le ottiche. Questi in particolare della mia Optisan C15x32 sono forniti insieme all'ottica. I coperchi servono in tante circostanze, in tante situazioni. Innanzitutto quando piove,
poter portare sempre le lenti coperte e aprire i coperchi solo al momento del tiro aiuta molto il tiratore ad avere sempre le lenti, quasi sempre le lenti pulite, non bagnate, e soprattutto ci aiuta a tutelarle dalla polvere o da altre interferenze che potrebbero sporcarle, danneggiarle o rovinarle. Quindi sono un accessorio molto utile. Poi può essere anche utile dal punto di vista tecnico, perché in questo caso, anziché portarsi dietro un grafico balistico stampato, si può stampare in miniatura e inserirlo all'interno del coperchio flip up, in modo da poterlo avere a portata di mano e consultare sempre. Altri accessori che si possono utilizzare, che sono consentiti dal regolamento, sono ad esempio le maniche a vento che consistono normalmente in un filo, una lenza da pesca, un filo molto fine, con attaccata una piuma o attaccato un pezzetto di carta, che deve avere determinate dimensioni, sempre secondo il regolamento del World Anti-Field Target Association, e può essere utilizzato in gara. Questi sono gli accessori che io utilizzo e che volevo appunto esporre a chi mi ha chiesto con tanta curiosità che cosa utilizzavo, quali accessori utilizzavo io nella pratica dell'Hunter-Field Target. E adesso passiamo ad un'altra curiosità che mi è stata posta da un altro follower. Una domanda che normalmente nell'utilizzo delle armi ad aria compressa è una domanda molto comune. Quali pellet utilizzi? Piccola precisazione prima di mostrarvi il pellet che utilizzo. Per quanto riguarda le armi ad aria compressa, l'utilizzo del pellet è vincolato a molteplici test per la selezione dello specifico pellet, del pellet migliore, che renda il massimo delle prestazioni e quindi il massimo della precisione con una determinata carabina, con una determinata canna. Ogni canna, anche se della stessa marca, dello stesso modello, quindi due carabine uguali, possono avere la canna che reagisce in maniera diversa allo stesso pellet. Quindi selezionare il pellet per la propria arma richiede un lavoro abbastanza lungo, impegnativo, che consiste nel provare e riprovare alle varie distanze vari tipi di pellet di vari pesi, per cercare di arrivare a trovare il pellet che conceda, il pellet che viene digerito bene dalla canna della nostra carabina e nello specifico ci dia il massimo della precisione. Per quanto riguarda la mia carabina, la Air Arms HFT 500, questa carabina lavora bene e digerisce bene con questi due tipi di pellet. Lavora allo stesso modo, ovviamente con un poi differente, perché sono differenti pesi. Parliamo di JSB Exact da 0.547 grammi, calibro 4.52, e parliamo di H&N Field Target Trophy da 0.56 grammi, sempre 4,52. L'H&N è un pochino più pesante del JSB, quindi ha un po' differente, ma dal punto di vista della precisione, in termini di rosata, per cercare di spiegarmi nella maniera più semplice possibile, in termini di rosata danno lo stesso risultato con la mia carabina, con la mia canna. Quindi normalmente utilizzo il JSB, ma in caso di necessità posso utilizzare anche l'H&N Field Target Trophy. Quindi questi sono i pellet che utilizzo. Per oggi è tutto. Spero di essere stato utile ai follower che ci hanno posto le domande, che si sono posti queste curiosità. Vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a continuare a scriverci, ci fa molto piacere verificare che ci sono tante persone che si interessano e che si appassionano all'Hunter-Field Target e tante persone che ci seguono. Cercherò di rispondere a tutti, ovviamente pian piano, perché siete tantissimi, quindi piano piano cercherò di soddisfare tutte le curiosità, tutte le domande. Vi invito a continuare a scriverci alla nostra mail che appare qui sopra, teamitalyhft@gmail.com. Vi ringrazio e vi auguro buon Hunter-Field Target a tutti.